Oggi sono accanto alla mia begonia, che pare abbia trovato una posizione favorevole perché stanno spuntando delle foglie e dei fiori nuovi. Nel linguaggio delle piante la begonia è simbolo di tranquillità. Infatti in alcune culture viene considerata un ottimo regalo quando si fa visita a chi si è appena trasferito in una nuova casa o abbia da poco comprato una casa nuova. Oggi però è il 4 giugno e io desidero ricordare uno dei maggiori poeti del 1900, Giuseppe Ungaretti, perché il 4 giugno del 1970 si tennero a Roma, nella meravigliosa basilica di San Lorenzo fuori le mura, i funerali di questo grande poeta. Quindi ricorrono i 50 anni dalla morte di Ungaretti. Non fu un funerale di celebrazione, non fu un funerale in cui le autorità apparvero ed ebbero e spesero parole di elogio per questo grande poeta, nonostante la sua fama fosse già affermata e nonostante ovviamente ci fossero anche critici più feroci, più accaniti nei confronti di una sua poetica, della poetica che inevitabilmente aveva rotto gli schemi della poesia più consueta, della parola a cui la maggior parte delle persone a quell'epoca, letterati e non, erano abituati. Una parola scabra, una parola molto essenziale, una parola lapidaria, lasciatemi dire, una parola che scalfisce molto lo spirito, l'animo, se letta nel modo corretto, tant'è vero che Ungaretti leggeva Ungaretti e Vittorio Gassman a un certo momento si rifiutò di leggere Ungaretti perché diceva di non essere in grado di interpretare con la stessa intensità e la stessa capacità vocale quei versi. Quindi una parola che io ho avuto modo di leggere e conoscere molto presto nella mia vita. Ricordo ero alle elementari, credo di aver avuto all'epoca 8 anni, forse 9, e la mia maestra delle elementari mi chiese di leggere, in occasione della recita di Natale, una delle poesie più note di Ungaretti. La imparai a memoria, non feci fatica. Faticoso fu piuttosto cercare di renderla con lo stesso ritmo, perché quello che io ricordo, dopo averla declamata, eravamo in chiesa nella mia parrocchia di origine, il pubblico ebbe qualche secondo di esitazione. La poesia non è facile, è una poesia molto diversa da quelle che i miei compagni avevano prima di me recitato, perché non racconta di luci, di feste, di doni, ma diceva lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Me la ricordo ancora perché vi ho detto, mi segnò profondamente, perché mi insegnò che la parola è essenziale, deve essere pulita, resa nuda. Quindi la gente, vi stavo dicendo, si soffermò, non applaudì subito. Poi necessariamente guidata, io credo, dal fatto di dover applaudire a una bambina piccola delle elementari che aveva appena terminato di recitare una poesia, ci fu questo applauso, ma non credo, non me lo ricordo come un applauso convinto, perché nei versi che noi reputiamo più semplici c'è in realtà la maggiore difficoltà. E la formazione di Ungaretti è quella molto legata alla parola e scusate se io insisto e allungo quando spiego certi termini perché per arrivare a pulire la parola in quel modo bisogna averla conosciuta in profondità, aver fatto prima tutto un lavoro di ricerca e questo lavoro non è soltanto dato dalla lettura, che io consiglio sempre, ma anche dalla traduzione. Anche Ungaretti ha tradotto Blake, ha tradotto Mallarmé, ha tradotto Shakespeare e quindi c'è tutta una formazione
che non è solo quella sul verso italiano, ma anche sui versi stranieri. E quando si traduce non è bravo il traduttore che rende alla lettera, ma è bravo il traduttore che nella lingua di destinazione, quindi nella lingua madre di fruizione finale, riesce a trovare il termine migliore, quello che in un certo senso possa innescare il significato più vicino all'originale, e non è facile. E quindi questa è la formazione. Lui, che conosceva molto bene la letteratura, Ungaretti la conosceva, è stato anche a San Paolo del Brasile dal 1936 professore di lingua e letteratura italiana. E lo stesso, poi il ruolo, no, gli spettò anche a Roma, al suo rientro negli anni 40 nel paese, nel nostro paese. Quindi è una parola che è veramente importantissima nel grande poeta. Una parola che poi però negli anni si è arricchita, si è fatta più lunga, si è fatta più sostenuta da versi non più, sapete, brevi, da un verso diviso in altri piccoli versi, ma in un verso più lungo, perché comunque Ungaretti si considerava continuatore della poetica italiana da Petrarca a Leopardi in poi. E quindi questa giornata, che qui da me è una giornata purtroppo di pioggia, è dedicata al ricordo di questo straordinario poeta. Ho letto ieri un interessante articolo di Alessandro Banda in doppiozero.com, che se avete tempo io vi suggerisco di andare a leggere, ma ce ne sono molti altri in internet. E lì si ricordano tutti gli autori legati che hanno un debito nei confronti di Ungaretti. Io penso che, lo ricordiamo tutti, uno dei più legati a Ungaretti sia stato Pasolini. Tanto è vero che era stato soprannominato Ungaretti, no? Da qualcuno. E questo è un articolo molto bello che io, appunto, questo di Banda a cui ho fatto riferimento prima, che vi invito a leggere. Però oggi voglio dedicare e voglio leggere anch'io qualcosa di Ungaretti, e con questi versi poi vi lascio. E ho scelto una poesia eh, che non so se riuscirò a leggere come avrebbe letto lo stesso poeta, ma ci provo, che a me piace molto perché un po' narra non solo dello spirito girovago del poeta, ma anche io mi ci ritrovo perché è un po' il mio spirito quello che il poeta descrive. La poesia è universale, appartiene a un autore, ma nel momento in cui viene pubblicata è di tutti. Girovago. In nessuna parte di terra mi posso accasare. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente, che una volta già gli ero stato assuefatto, e me ne stacco sempre straniero, nascendo, tornato da epoche troppo vissute, godere un solo minuto di vita iniziale. Cerco un paese innocente.